Ciao amici di Bocconi TV. Oggi Rhapsody è qui con Federico Cesari, Rocco Fasano e Ludovico Bessegato, che sono attori e registi di Scam Italia, la webserie di Team Vision che vede le vicende di un gruppo di 17enni di Roma. Qual è stata la sfida più grande nel dirigere e nell'interpretare dei personaggi che comunque si trovano in una situazione delicata come può essere un coming out oppure un dubbio sulla propria sessualità? Ok, beh, la difficoltà principale era mettere a loro agio, come avviene in realtà in qualunque volta che tu devi creare un rapporto molto intenso tra due personaggi e devi fare in modo che, pur fingendo, lo spettatore abbia la sensazione che questi due personaggi sono davvero attratti l'uno dall'altro, innamorati l'uno dall'altro e non scatta, come dicevamo anche prima, deve scattare una chimica professionale, un'intesa umana. E quindi da regista tu devi provare a facilitare questa cosa e allo stesso tempo sperare che avvenga naturalmente. E devo dire, il grosso merito è stato loro. Non abbiamo fatto particolari lavori, particolare training, queste robe che si fanno, che si dovrebbero fare, che non abbiamo assolutamente fatto. Abbiamo fatto una partita, abbiamo fatto una partita a ping pong sul mio terrazzo, anche abbastanza imbarazzata, tipo simpatico, sì, dammi una birra, tutto io, Dio mio. Siamo messi era la persona più scarsa che abbiamo incontrato a ping pong. Tu, mamma mia. Abbiamo dei video, un giorno li faremo vedere. Certo, sicuramente. Ecco, quindi insomma per la ping pong non era stato un grande inizio. Io ho pensato, vedi, tutto quello che ho fatto per creare chimica da questi due ragazzi, invitarli sul terrazzo a giocare a ping pong con un gelato che non hanno neanche voluto. E poi invece forse non so cosa è successo nel backset tra una sigaretta e l'altra, però è il fatto che fanno tutti e due medicina, quindi si è creato un link, insomma hanno creato loro un'amicizia, un rapporto, una cosa che ha permesso, poi sarete voi a dircelo, io però che ho visto gli episodi già ovviamente, vi posso dire che c'è qualcosa di fantastico che li unisce. Sicuramente, come diceva Ludovico, la sfida più grande è stata cercare di rendere qualcosa di vero e di raccontare quindi senza filtri la storia di questi due ragazzi, senza cercare di cadere nello stereotipo, perché è molto facile in queste condizioni cadere nello stereotipo, però diciamo che abbiamo trovato le migliori condizioni perché Ludovico ci ha messo a nostro agio, che anche il buon Rocco mi ha aiutato molto, perché trovare comunque una persona dall'altra parte che sia in grado di metterti appunto a tuo agio, farti lavorare bene, è difficile trovarla e io sono stato molto fortunato. Per me è stata assolutamente la stessa cosa, nel senso, vabbè, Ludovico è un burattinaio sapientissimo, quindi ci ha diretti in maniera molto molto sapiente e per cui è risultata funzionale. Burattinaio mi ritrovo. Beh, burattinaio, sì, capito? Il regista è un po' un burattinaio, no? Gli attori sono i burattini, il regista deve muovere i fili, deve toccare i fili giusti, sapere quando non toccare certi fili, quando toccarne altri, e lui l'ha fatto in maniera magistrale, penso. Parlando sempre di tematiche LGBT, mi viene in mente che in Italia Scam è una delle prime serie che è appunto prodotta e ambientata in Italia e che affronta questi argomenti. Quindi volevo chiedervi, secondo voi, quanto è importante rappresentare una prospettiva così inclusiva, soprattutto in serie per i giovani fatte da giovani? Ok, stavolta prendo il microfono. Okay. Allora, ma in realtà, se io adesso non ti dicessi che non è vero, un sacco di persone mi si arrabbierebbero, perché Un posto al sole ha fatto vedere la prima volta in Rai un bacio omosessuale, e ci sono tanti altri esempi, quindi in realtà per fortuna non è la prima volta che in Italia si racconta un amore omosessuale. Forse è vero che in una serie televisiva è la prima volta che questo è l'argomento principale, non è una sottotrama o uno degli elementi di corredo. Tutta questa rappresentazione di questa realtà permette al pubblico di abituarsi al fatto che sia normale. La cosa che secondo me Scam Italia e Scam prima di noi ha fatto, e che trovo invece forse l'elemento più nuovo,
è il fatto di raccontare l'omosessualità non come un fatto drammatico, non come un fatto che produce nel proprio mondo affettivo grandi conflitti, problemi, genitori impazziti, bulli a scuola che picchiano, cioè provare a raccontare per una volta questa cosa come un fatto che certamente produce nel protagonista delle domande, delle piccole crisi identitarie, ma che abbiamo tutti, a qualunque adolescente, anche su altri argomenti che non siano il proprio orientamento sessuale. L'ultimissima richiesta è per Federico. Ci puoi dedicare un azzozzoni? Azzozzoni!